Ciao a tutti e benvenuti a Hablemos de Calcio. Oggi non vi parlo di partite e tantomeno delle caratteristiche tecniche di un calciatore, bensì di un fatto di cronaca comunque relazionato al calcio. Il calciatore Pedro Pablo Perlasa è stato sequestrato. Il terzino destro, 33 anni, aveva giocato l'ultima stagione nel Delfin, ma attualmente non fa parte della squadra. Ho controllato, il suo nome non figura tra i calciatori della Rosa. Adesso vi spiego nel dettaglio cosa è accaduto con le notizie più recenti, ma prima vi invito a iscrivervi al canale. Pedro Perlas è scomparso la notte del 2 dicembre da Esmeralda, sua città natale, siamo in Ecuador, nel quartiere 5 de Junio, nel canton Tansupa. Dopo la denuncia dei familiari per sparizione volontaria, il caso è stato è passato di competenza alla Unidad Antisequestro della polizia, perché il caso è stato trattato inizialmente come sparizione volontaria? Perché probabilmente al momento della denuncia ancora non c'erano elementi che facessero pensare ad un sequestro o comunque a trattare il caso come tale. Da quanto è emerso nella prima fase delle indagini, Pedro Pablo Perlasa è stato intercettato da alcuni uomini incappucciati all'incrocio tra via Malecon e Manuela Canizares. Il cacciatore è stato avvicinato da due rapitori in moto che poi lo hanno obbligato con la forza a salire a bordo di un'automobile. Il luogo dove è avvenuto il rapimento è tutt'altro che secondario perché è un territorio dove operano le bande di narcotrafficanti, los Tiguerones, Aguillas e los Gangsters. Vista la zona dove è avvenuto il sequestro, è probabile che sia stato compiuto da una delle succitate bande criminali. È proprio da qui che la polizia di Esmeraldas è partita con le indagini. Sarebbero state fatte alcune perquisizioni che tuttavia non hanno dato l'esito sperato. Al momento non sono giunte richieste di riscatto, o se sono arrivate non è stata resa pubblica la cosa, e c'è apprensione per la vita del calciatore. Quella di Pedro Perlasa non è una carriera irreprensibile, il terzino destro ha avuto più di qualche problema con i club dove ha giocato, problemi di natura disciplinare soprattutto. Nel 2021 Esteban Paz, che all'epoca era il presidente della commissione de football della Liga de Quito, disse che il calciatore era stato sanzionato per alcuni suoi comportamenti disciplinari e per i quali era stato messo fuori squadra. Ad area deportiva Esteban Paz disse proprio queste parole: il rispetto degli impegni la premessa è la premessa per essere un calciatore. Finché ha un contratto deve continuare. Ha il miglior contratto della sua carriera e non sono io quello con 7 figli o che va a sbattere contro le auto di continuo. Ora, queste dichiarazioni si lasciano a interpretazione non so, sullo stile di vita del calciatore, ma andiamo avanti. Nel 2022 Pedro Perlasa firmò due contratti con altrettanti club, l'Aucas e il Delfin de Manta. Quest'anno ha rescisso il contratto con il Barcellona SC, dove non giocava, per poi trasferirsi al Delfin. Questo è tutto ciò che si sa su Pedro Perlase e sul suo sequestro. Se ci saranno ulteriori sviluppi vi aggiornerò. Nel frattempo auguriamoci che il calciatore possa fare ritorno a casa sano e salvo. Vi saluto, vi rinnovo l'invito a iscrivervi al canale e ci vediamo la prossima volta.